Quando il cane di Century, Sansi, sparì, era certa che fosse successo qualcosa di terribile. Ma quando lo trovò in una tana con 3 cuccioli di tigre, non poteva credere ai suoi occhi. Ma ciò che accadde anni dopo fu veramente incredibile. Sansi vagava alla periferia del piccolo villaggio in India in cui viveva quando si imbatté in qualcosa di strano. Poteva sentire qualcosa piangere nelle vicinanze, non era un cane e sicuramente qualcosa di giovane. La curiosità prese il sopravvento e si mise a cercare cosa potesse essere. Quello che trovò fu semplicemente sconvolgente. Ma prima di vedere il video completo, ti ricordiamo di premere il pulsante iscriviti e lasciare un mi piace al video per supportare il nostro canale. In una piccola tana, a pochi metri da un fiume, c'erano 3 cuccioli di tigre. Piangevano disperatamente, come se non fossero stati nutriti da giorni. Sansi era cauta nell'avvicinarsi troppo velocemente, perché sapeva che la madre tigre poteva essere nelle vicinanze e attaccarla. Ma dopo aver osservato i cuccioli per un po', giunse alla conclusione che la madre non sarebbe mai tornata. Sembrava li avesse semplicemente abbandonati. Sansi aveva avuto cuccioli da poco tempo e il suo istinto materno prese naturalmente il sopravvento. Si sentì immediatamente responsabile dei cuccioli. Non poteva lasciarli da soli a fendere per se stessi. Non potevano avere più di una settimana a quel punto. Sansi era stata appena separata dai suoi cuccioli di 3 settimane, quindi aveva ancora il latte nelle mammelle, il che era perfetto per i cuccioli. Entrò lentamente nella loro piccola tana e tirò fuori i cuccioli uno per uno. Doveva trovare un posto più sicuro per loro, in modo che, se il fiume straripasse, potessero sopravvivere e non affogare. Fortunatamente, c'era un bel rifugio sotto una vecchia barca da pesca abbandonata a pochi metri di distanza, perfetto per le loro esigenze. Nascose rapidamente i cuccioli sotto la barca e si unì a loro. Erano molto timorosi all'inizio, ma quando sentirono il suo latte, non erano più degli estranei. Iniziarono a lamentarsi per essere nutriti. La premurosa cagnolina si sdraiò rapidamente e li nutrì abbondantemente. Erano affamati da giorni. In 30 minuti, Sansi diede loro tutto ciò di cui avevano bisogno e presto si addormentarono. Si sentiva responsabile per i cuccioli e decise di prendersi cura di loro fino a quando non fossero abbastanza grandi da cavarsela da soli. C'era solo un problema: la famiglia umana di Sansi. Con Sansi assente, avrebbero certamente iniziato a cercarla, e se l'avessero vista con i cuccioli di tigre, avrebbero potuto portarli via, proprio come avevano fatto con i suoi cuccioli. Non voleva essere separata dai piccoli cuccioli, quindi li nascose nella speranza che non li trovassero. Nel villaggio, ovviamente, non andavano d'accordo con le tigri perché spesso venivano a predare il loro bestiame. Century era disperata quando Sansi non tornò a casa quella notte. Era certa che qualcosa di terribile fosse accaduto alla sua migliore amica. Implorò suo padre di aiutarla a cercare il cane, ma lui disse che avrebbero dovuto aspettare fino alla sera, perché magari Sansi era partita per un'avventura e stava tornando a casa. Quando si fece di nuovo giorno, Sansi non era ancora tornata, e l'intera famiglia si preoccupò notevolmente. Il loro cane preferito non era mai stato lontano da casa così a lungo, e tutti iniziarono a temere il peggio. Poteva aver incontrato una tigre o, ancora peggio, un coccodrillo, e rischiavano che non l'avrebbero più rivista. Decisero che, con l'aiuto di alcuni vicini, si sarebbero sparpagliati e avrebbero iniziato a cercare la loro amata cagnolina. Più persone cercavano, maggiori erano le possibilità di scoprire cosa le fosse successo. Un gruppo di 15 persone si mise in cammino per cercare il cane della famiglia. Si diressero in diverse direzioni, cercando di individuare i suoi posti preferiti, che erano la priorità. Tuttavia, nonostante tutti i loro sforzi, non riuscirono a vederla. Century si preoccupava sempre di più ad ogni istante che passava. Sembrava sempre più probabile che qualcosa di brutto fosse accaduto. Poi, improvvisamente, una delle sue migliori amiche la chiamò ad alta voce. Era giù lungo il fiume, accanto a una vecchia barca da pesca capovolta. Century corse con tutte le sue forze, sperando con tutto il cuore che Sansi fosse lì, sana e salva.
Quando arrivò alla barca e guardò dove la sua amica stava puntando, rimase stupefatta da ciò che vide. Non poté fare a meno di emettere un forte sospiro di sorpresa. Il cane era lì, sano e salvo, ma era con 3 piccoli corpi arancioni accoccolati accanto a lei. Le giovani ragazze riconobbero immediatamente i cuccioli come tigri. Anche se era entusiasmante, non potevano fare a meno di sentire un brivido di paura. Sapevano che se gli adulti avessero visto Sanzi con i cuccioli, li avrebbero portati via, proprio come avevano fatto con i suoi cuccioli. Le ragazze guardarono i cuccioli con adorazione e non riuscivano a capire come qualcuno volesse fare del male a degli animali così carini, anche se sarebbero cresciuti e diventati grandi predatori minacciosi. Le ragazze giurarono allora e lì che avrebbero fatto finta di non aver visto Sanzi e interruppero la ricerca. In questo modo avrebbero potuto tenere al sicuro i cuccioli. Century non era più così preoccupata per Sanzi, capiva che stava prendendosi cura dei cuccioli che avevano bisogno del suo aiuto. E così giurò di venire a trovare Sanzi tutte le volte che poteva per assicurarsi che anche lei fosse curata. Century era anche consapevole del fatto che la madre tigre potesse essere nei paraggi. Questo era un problema, naturalmente, perché non aveva alcuna possibilità contro un predatore di quelle dimensioni. Doveva fare in modo di essere estremamente cauta intorno a loro. In seguito passarono circa 18 mesi senza particolari problemi da quando i cuccioli erano stati salvati e avevano iniziato a mostrare segni di voler lasciare la loro madre adottiva. È a questo punto che di solito i cuccioli di tigre lasciano le loro madri. Ora che erano così grandi e forti, avevano sviluppato le abilità di cui avevano bisogno per sopravvivere da soli. Non avevano più bisogno della loro speciale madre Sanzi e erano pronti a intraprendere il loro cammino e a esplorare il mondo di fronte a loro come veri predatori selvatici. Questo era il coraggio di cui avevano bisogno per sopravvivere, naturalmente. Un bel giorno, Sanzi si svegliò e i cuccioli erano scomparsi, così, senza alcun preavviso. Avevano deciso di separarsi mentre lei dormiva. Sanzi non aveva più nessuno da accudire e tornò a casa da Century. Quando tornò quel giorno, Century fu entusiasta di vedere la sua vecchia amica. Erano entrambe cresciute molto e quasi non si riconoscevano più, ma il loro legame speciale era ancora intatto. Il tempo non si era affatto fermato, sembrava addirittura accelerato considerevolmente. Prima che se ne rendessero conto, Century aveva finito la scuola ed era in procinto di trovare un lavoro. Sanzi le girava ancora intorno, ma era ormai un cane anziano. Non era più agilissima ed efficiente come una volta e si limitava a sdraiarsi sul portico di casa sotto il sole, osservando tranquillamente tutto ciò che passava. Non andava più a cacciare con il padre di Century e non era più utile alla famiglia, se non come dolce compagna. Dopo che i cuccioli erano partiti dalla tana, non li aveva mai più visti, ma spesso sentiva come se fossero nelle vicinanze, quasi come se fosse osservata. Ma ogni volta che correva per vedere se fossero vicini, non riusciva a vedere nulla. Poi, intorno al villaggio, cominciarono a verificarsi eventi strani. Iniziarono con la scomparsa di alcune galline e una capra. Era preoccupante, ma niente di troppo straordinario. Ma poi accadde qualcosa di ancora più tragico, la scomparsa di un bambino. Questo successe proprio lungo la strada dalla casa di Century ed era uno dei fratelli minori di uno dei suoi amici. Dopo una ricerca intensiva, tutto ciò che trovarono fu un maglione abbandonato. Non sembrava affatto una situazione positiva. Inizialmente, la scomparsa di animali e del bambino furono considerati eventi isolati, ma quando accadde nuovamente, la tensione crebbe rapidamente tra gli abitanti del villaggio. Presto tutti divennero estremamente protettivi del proprio spazio. Gli uomini iniziarono a fare pattuglie di notte, e i bambini venivano tenuti al chiuso il più possibile. Non avevano intenzione di perdere un altro bambino, se potevano evitarlo. Per quasi 2 settimane, non ci furono movimenti o azioni nel villaggio, ma non volevano abbassare la guardia, temendo cosa potesse avvicinarsi. Poi, una notte, qualcosa si mosse tra i cespugli sul retro della casa di Century. Lei e Sanzi stavano sedute tranquille sul portico. Di solito, Century si sedeva in giardino a leggere un libro a quell'ora della notte,
ma per sicurezza rimaneva sul portico. Questa volta, per fortuna, era lì, perché ciò che emerse dal folto cespuglio era semplicemente terrificante. Dopo aver sentito un intenso fruscio e gemiti provenire dal cespuglio, Sansi si alzò stancamente e iniziò ad ululare e abbaiare nella direzione del rumore. Non poteva fare molto, ma era disposta a rischiare la sua vita per salvare Century. Ecco che, puntualmente, una tigre spaventosa emerse dai cespugli, puntando verso Century. La saliva le colava dalla bocca mentre si dirigeva attraverso il cortile, guardando intensamente la giovane donna. Century iniziò a urlare disperatamente, ma non sapeva cosa fare. La tigre si avvicinava sempre di più, il suo sguardo affamato fisso sulla ragazza. Ma prima che Sansi potesse lanciarsi per attaccare la tigre, fu improvvisamente spinta da un'altra forza proveniente da una direzione opposta. Sansi fu spazzata via e perse i sensi quando atterrò a terra. Quando si riprese, le sembrò di vedere più tigri, ma in realtà stava vedendo 3 giovani tigri forti che erano emerse dai cespugli, avevano spinto via Sansi lontano dal pericolo e avevano affrontato la vecchia tigre pazza ed in meno di 5 minuti terminarono la lotta. La vecchia tigre era morta e le tigri erano ora intorno a Sansi a guardarla rinvenire. Ma prima che potesse muoversi verso di loro, abbassarono la testa e si allontanarono lentamente. Century e sua madre avevano assistito all'intera scena. Sua madre era naturalmente sbalordita da ciò che era appena accaduto, ma Century aveva una teoria migliore. Aveva capito che quelle 3 tigri dovevano essere stati i cuccioli che Sansi aveva protetto tutti quegli anni prima. Ora erano tigri completamente cresciute con una forza impressionante e avevano vegliato sulla loro madre adottiva tutto il tempo. Quando la vecchia tigre era venuta per attaccare Sansi e Century, erano stati in grado di fermarla. Era impensabile ma poetico in un certo senso. Sansi non poteva fare a meno di sentirsi estremamente grata ai suoi cuccioli per aver salvato lei e la sua migliore amica. Tutto il duro lavoro nel crescerli aveva davvero dato i suoi frutti. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri 2 video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.